Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 3 marzo al 17 aprile, dove troveremo la luna nuova in Ariete. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. E prima di ascoltare gli oracoli andiamo a vedere dal punto di vista astrologico cosa aspettarci, quindi di energie pro e contro. Questa luna nuova in Ariete ci porterà a un periodo di maggior fiducia, ottimismo, di ispirazione, coraggio, anche opportunità di mettersi alla prova e vincerle, fissare obiettivi ben precisi, concentrarsi sulle nostre priorità, anche di iniziare qualcosa di nuovo e prepararsi a dei cambiamenti per la realizzazione nell'immediato, quindi nel presente, ma anche per questioni future. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'ansia, al senso di smarrimento, scarsa concentrazione, emozioni instabili, stress per cambiamenti improvvisi, tra forte attività e l'apatia, di fare attenzione anche negli affari, nella comunicazione. Ecco, la cosa più importante è che è un ottimo periodo per purificarsi, per liberarsi del superfluo e anche poter limitare alcune frequentazioni, soprattutto se sono un po' troppo gravose e pesanti per voi in questo momento. Adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo. Ci parla un po' del punto, ci fa il punto della situazione, quindi intorno al 3 marzo, che tipo di energie possono svilupparsi, che cosa magari possiamo attenzionare particolarmente in questo momento. Questa carta si riferisce al sostegno e a un periodo che si apre davanti a noi e che può essere molto positivo, sia per poter esercitare il nostro potere, sia per accogliere cose buone, cose belle, anche per affrontare le sfide con maggior coraggio e determinazione, perché possiamo ottenere una vittoria, una soddisfazione, abbondanza e prosperità anche nelle cose più pratiche, quindi non solo a livello personale. L'importante è sfruttare quella scintilla, sia da parte nostra, proprio per aver volontà e determinazione, sia anche delle occasioni e delle circostanze in arrivo. E adesso andiamo a vedere l'altro. A proposito di coraggio e di determinazione, secondo me anche questa carta, il leone rampante, parla di queste caratteristiche da poter utilizzare, quindi l'essere anche audaci, di essere votati alla realizzazione, e perché si può realizzare un desiderio od ottenere un buon risultato, anche delle situazioni, delle cose più complesse. Anzi, questa ci dice che potremmo ottenere un risultato oltre le nostre aspettative. E poi può essere un periodo per superare un conflitto, per riuscire a tenere in equilibrio situazioni abbastanza complesse. Sappiamo benissimo che non abbiamo la bacchetta magica e per le situazioni più dolorose e difficili il miglioramento non è immediato, però in qualche modo questa carta ci sta dicendo che possiamo capire come intervenire, come affrontare o trovare anche delle possibili soluzioni da adottare. E poi è anche una carta che ci consiglia di scegliere le nostre sfide, i nostri conflitti, quindi sapere che in alcune cose dobbiamo combattere, dobbiamo insistere, essere forti, e in altre magari valutare di lasciare andare, che non vuol dire essere sconfitti, vuol dire semplicemente dedicarsi a qualcosa che ci fa stare meglio. Troviamo la gibbosa calante,
che parla di riflessione. Proprio il periodo che ci accompagna verso la luna nuova in realtà è adattissimo alla purificazione e alla riflessione e al cogliere un momento di pausa, perché vuol dire che c'è una trasformazione in corso e in questa trasformazione potremmo sentire un calo di forza, di energie. Magari qui possiamo trovarci intorno ai primi giorni di aprile, dove dobbiamo gestire al meglio le nostre energie. Ma non solo, prendersi una pausa vuol dire anche un raccoglimento in silenzio con noi stessi o con le persone più care che ci possono sostenere e aiutare per fare un bilancio di qualcosa che stiamo vivendo, di cosa vogliamo intraprendere e fare, oppure addirittura anche per metabolizzare quella che può essere una ferita, una situazione che magari è ancora in noi e che non siamo riusciti a guarire. Però ricordo che questo è il momento adatto proprio per liberarci, purificarci e guarire le nostre ferite. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. L'oracolo dello sciamano ci può dare delle ulteriori indicazioni, infatti qui troviamo il cacciatore. Il cacciatore si riferisce proprio anche a una nostra modalità di azione, coraggio e determinazione, intuito, anche seguire le tracce, quindi vuol dire che ci sono dei segnali, delle cose intorno a noi che possono essere colte e magari andare a nostro vantaggio. Quindi non solo seguire le tracce, non solo intuito, ma prendere solo il necessario, utilizzare le proprie capacità, di ascoltare un po' di più se stessi che gli altri, perché non vuol dire che gli altri non abbiano degli ottimi consigli oppure non ci possano aiutare, però se tendiamo ad ascoltare più voci possiamo confonderci ancora di più e invece qui dobbiamo seguire la nostra bussola interiore. Proprio per inseguire, per cercare quello che noi desideriamo veramente, non quello che si aspettano gli altri, non quello che vogliono gli altri per noi. E il fulmine, ulteriori indicazioni di risveglio, di richiamo, sia per maggior chiarezza, sia per maggior passione e visione. È molto positiva in varie circostanze perché il fulmine vuol dire anche un colpo di genio, un'idea molto utile, colpo di fulmine anche a livello amoroso, magari questo può essere utile per alcuni di voi, cose che possono aiutare anche le relazioni più strette, quindi una nuova passione. Ha tanti significati, di sicuro c'è una scintilla, un'energia che va ad accendere la creatività, l'ispirazione e anche le altre indicazioni che abbiamo trovato nel corso della lettura, quindi essere più audaci, più coraggiosi. Non solo, io ci metterei anche il fatto di quel colpo di fulmine che ci permette di scegliere definitivamente cosa seguire e lasciare andare e liberarsi del superfluo, di quello che non ci serve o addirittura di quello che ci fa stare male. Poi troviamo, è vero, facciamo girato un po', 2 carte, c'era sia il cerchio, però effettivamente, sentivo un po' quell'energia che poteva essere utile per voi e ve lo dico subito effettivamente cosa vogliono dire queste carte. Troviamo il cerchio e il tamburo. In realtà il cerchio ha a che fare con la chiusura di un ciclo e il tamburo probabilmente si rifà un po' a quello che abbiamo visto, e cioè all'agire, al muoversi, a essere determinati, a guarire, cercare di sfruttare la propria intuizione
e cioè il momento adatto di compiere un passo importante e decisivo e di farlo proprio in questo momento, senza indugiare, quindi procedere e andare oltre. E infatti secondo me arriva anche il tamburo a dirvi che questo è un momento fatidico per voi, per fare delle scelte e anche per seguire un certo tipo di percorso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!